Io difficilmente riesco a fare un video, un progetto a voce perché non ho momenti di silenzio in casa. Oggi invece ho qualche minuto, quindi ho deciso di farvi questa fascia per i capelli molto veloce, molto semplice e soprattutto super economica perché come vedete io ho una rimanenza e si potrebbe aggiungere anche degli altri mini gomitoli. Credo che anche voi come me di rimanenze qualche grammo ce l'avete. È normale che sono gusti, poi chi vuole farla monocolore si prende il gomitolo intero e se la fa. Allora, iniziamo. Molto facilmente facciamo il primo nodino che non viene contato, mi raccomando, non si conta mai, ma è giusto per fermare il lavoro. Ok, e facciamo 20 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, ci vediamo alla 20esima, ecco, eccoci qui, 19, 20, è una fascia che non sarà molto larga, però chi volesse ne aggiunge delle catenelle in più perché il lavoro non ha multipli, di conseguenza si va a gusti, ecco, tutto qui. Allora 20 catenelle, ne facciamo un'altra che non viene contata ma viene semplicemente usata per girare il lavoro. Entriamo in quella successiva e facciamo un primo punto basso. Quindi dovremo avere a fine riga 20 punti bassi. Ci vediamo a fine riga. 18 punti bassi. 19, 20. Facciamo una catenella che ci servirà per girare il lavoro. Attenzione, quando iniziamo la seconda riga non dobbiamo lavorare qui che ci serve giusto per girare il lavoro, ma in quella successiva che sarebbe, come vedete, il primo punto. In che modo? Non entriamo normalmente prendendo tutte e due le costine, ma solo una, quella che non è verso di noi, cioè quella che è dall'altra parte. Quindi vedete, quella che è verso di voi è libera, quella dietro viene lavorata. Entriamo nel secondo punto, sempre così, prendendo solo la costa retro, e questo lavoro deve essere fatto per tutti i punti bassi che ci avete sotto. Quindi se avete 20 punti come me saranno 20, se ne avete di più saranno di più, se ne avete di meno perché è giusto quasi un fermacapelli, non è una fascia, ne avete di meno. Bene, arriviamo quindi fino all'ultimo punto. Siamo sempre alla 18esima maglia bassa che abbiamo lavorato, 19. Mi raccomando, qua non è molto visibile, però c'è il 20esimo punto, quindi state attente perché se no a mano che andate avanti, insomma, con le righe vi mangiate un punto e poi il lavoro non è più dritto. Quindi guardate sempre che c'è 20esimo punto, una catenella e giriamo il lavoro. Come si fa la terza riga? Semplicemente come la seconda. Entriamo nel punto basso, che sarebbe il primo, vedete come è dritto, il primo punto, eccoci qua, si vede meglio, e lavoriamo sempre un punto basso in costa retro, si chiama, quindi finiamo anche la terza riga come la seconda. Ok, quindi arriviamo a lavorare il 20esimo punto. Mi raccomando, vedete qui, guardate, 19, 20esimo c'è, è un po' nascosto, ok, però c'è. Si troverà in difficoltà chi magari ha una mano un po' più stretta. Io che lavoro direi abbastanza morbido,
è più visibile. Se poi avete proprio difficoltà, un bel segnapunti ve lo mettete all'inizio del lavoro e così vi rimane segnato. Allora, la mia fascia, ok, è questa e sono 80 giri. Vi do subito anche la misura, eccola così che si vede meglio. Purtroppo l'inquadratura è questa. Sono 33 centimetri, ok? Pochissimi se dovesse essere rigida, ma questa fascia non è rigida. Praticamente, come vedete, è molto ma molto elastica. Usando un uncinetto compatto il punto viene stretto, vedete che non si vede, però è anche molto elastica perché lavorando maglia bassa in costa retro praticamente l'asola quando si tira si apre. Questo punto viene usato anche per fare i polsini, ok, delle maniche o i bordi delle maglie, ma si potrebbero fare anche dei cappelli, delle sciarpe, cioè nel senso è molto versatile. Allora, vi faccio già vedere la mia piccola decorazione perché voglio dargli un punto di personalità. Questo è un ago normale che deve passare nei 4 punti. E adesso cosa si fa? In pratica noi pieghiamo la fascia, vedete? È piegata. E così. Si fa una cosa semplicissima che vi ho già fatto vedere negli altri video. Prendiamo la nostra asola, tiriamo e ecco, chiudiamo il giro con la maglia per girare, insomma, con l'asola per girare. Ok. Adesso entriamo sempre nella costa dietro, ok? La prendiamo, quindi quella davanti, essendo un colore scuro non si vede molto, però comunque ecco, così, rimane libera, vedete qua, e entriamo nella prima catenella fatta, ma proprio la prima catenella fatta, e tiriamo passando con l'uncinetto anche sull'asola iniziale e quindi passiamo tramite 3, una questa del giro dietro, la 2 che è la costina della prima maglia in cui abbiamo preso e quella che ci avevamo già sull'uncinetto. Quindi adesso cosa si fa? Rientriamo nel secondo punto sempre solo su una costina e prendiamo anche la costina della fascia dietro e così facciamo questa chiusura semplicissima con l'uncinetto fino alla fine. Il risultato è molto carino, cioè nel senso non dà fastidio, non dà difetti, è anche bello da vedere, è anche veloce perché non devi impazzire a cucire, cosa che io purtroppo non amo tantissimo, però perché non ho pazienza, però insomma me la cavo se dovessi proprio farlo. Allora, continuiamo così quindi. 1, 2 e passiamo col filo tramite tutte e 3, 1 e 2 e passiamo col filo tramite tutte e 3. A fine, quando noi arriviamo qui, in pratica avremo, ok, 20 maglie bassissime. Queste sono maglie bassissime perché si entra con l'uncinetto e si esce senza mantenere le asole sull'uncinetto che sono. Eccoci qui, la chiusura è finita quasi, ne mancano 2. Ok, questo è il 20° punto e questo è il punto dell'altra metà. Tiriamo un pelino, prendiamo le forbici e tagliamo. Facciamo un piccolo nodino
non tirando troppo perché sennò è brutto dopo da vedere, si stringe il lavoro e non va bene. E la chiusura è questa. A me, come vedete, ve la faccio vedere così perché è scura e non si vede benissimo, mi piace tantissimo, nel senso che io la lascio così, però chi diciamo che non ha piacere di farla vedere può girare la fascia e il risultato è questo, in pratica è invisibile, assolutamente invisibile. Vi do le misure. In pratica, dopo averla chiusa, la mia fascia misura questo, 16 cm e mezzo, ok? E i 20 punti con l'uncinetto che ho usato e con lo spessore del filo ha una larghezza di 9 cm, ok? Però è super elastica, poi dopo vi farò a fine del video vedere le foto dove la indosso. Ok, per chi non volesse aggiungere altro la fascia è finita, mi raccomando nascondete i fili e basta, non state a impazzire a fare degli altri nodi perché regge. Io invece cosa faccio? Prendo l'ago che vi ho fatto vedere prima, non è adattissimo per questo filo perché è un po' più spesso, ma io ho bisogno di cucire un bottone, di conseguenza me lo devo far andare bene. Allora, questo è il bottoncino, prendiamo il filo, facciamo un piccolo nodino, ok, giriamo la fascetta, entriamo qua, proprio un puntino a caso senza problemi, tiriamo, entriamo un'altra volta con l'ago nel filo, non so se si vede, certo si vede, giusto per fermare il filo che non esca quando andremo a cucire il bottone. E adesso cosa si fa? Appoggiamo sul lato bello, chiamiamolo così, il bottone proprio centrato, entriamo con l'ago da sotto la fascia, tiriamo e passiamo anche da uno dei 4 buchi del bottone, poi tiriamo 1, 2, 3 passaggi, ok? Da sotto col 4 passaggio andiamo a uscire in diagonale come vedete e tiriamo, praticamente entriamo, ecco vi faccio vedere così, da sotto usciamo nell'altro, ok, e facciamo 1 2 3, ecco il terzo, col 4 sbucchiamo nell'altro punto, oh, ok, poi sempre 1 2 3, si ha un po' di difficoltà, però alla fine ci si riesce, eccoci. E il 4, scusate, e sbucchiamo dall'altra parte. Anche qui 3 gettate, con la quarta e fate, insomma nascondete il filo, un piccolo nodo giusto per fermarlo e il lavoro è finito. Poi ve lo faccio vedere. 2, 3, ok,
4. Mi raccomando, cercate di tirare sempre allo stesso modo, nel senso che non ci sia una più tirata, una più molle, che sia un lavoro fatto in un modo abbastanza uniforme. Ok, il lavoro è finito, tagliamo il filo ed è così. È molto, come dire, sia classico perché è un bottone, un bottone qualsiasi, io lo avevo in tinta. È particolare perché con questa cucitura qui cioè, di solito si fa la croce e basta. Poi a chi non piace può lasciare la fascia, come ho detto, semplice, oppure può mettere un altro bottone o può mettere un fiore, un fiocco. Poi con calma, pian piano vi farò vedere anche degli altri accessori. È normale che se non volete queste punte qui basta che tirate un po', vedete, si avvicinano, cioè insomma è una decorazione molto facile e alla portata di tutti. Allora io vi spero che il video vi sia piaciuto, se vi piace iscrivetevi al mio canale, condividete il video così qualcun altro ne approfitta e fa una fascia simile o comunque si avvicina. Spero anche di darvi degli spunti interessanti. È velocissima, la si fa in qualche decina di minuti, è economica, super economica perché come ho detto all'inizio si può fare con delle rimanenze di filati. Poi io dopo ve la farò vedere indossata con le foto e aspetto anche i vostri commenti, anche le vostre critiche, perché solo accettando i consigli e anche le critiche si cresce. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.